Benvenuti a questo video dove potremo vedere il funzionamento di Multisim per quanto riguarda la simulazione di porte logiche. È un semplicissimo esempio di approccio a parlare di questo software della National Instruments che serve per il disegno di schemi di circuiti elettronici e anche la simulazione del loro funzionamento. Multisim dà anche la possibilità di avere la versione per education per studenti ed è ideale per la didattica, per circuiti di corsi di elettronica analogica, digitale, di potenza, ed inoltre mette a disposizione strumenti simulati, analisi avanzate e migliaia di componenti interattivi. La suite include anche un simulatore di microcontrollori che viene chiamata Multi-MCU e una NI Ultiboard per la creazione di PCB, cioè di circuiti stampati. Adesso andiamo a vedere come realizzare delle porte logiche e la simulazione delle porte logiche direttamente con NI Multisim. Eccoci, questo è l'ambiente di sviluppo del programma del NI Multisim. Il testo l'ho già scritto, circuiti logici. Queste sono delle tabelle con le funzioni AND e OR, con le tabelle della verità che ho importato direttamente come immagini. Essendo per così dire, il primo video che riguarda i circuiti logici digitali, volevo iniziare proprio con le cose più semplici, la dimostrazione di un circuito logico AND e di un circuito logico OR. Quindi mi serviranno le due variabili, una per A e una per B. Come componenti posso scegliere degli interruttori. Clicco con il tasto destro sull'area di programmazione, scelgo Place Component. Place Component, possiamo vedere, ha un'infinità di oggetti a disposizione. Quello che mi serve si trova su Basic. Su Basic vedete che abbiamo gli switch, cioè gli interruttori. Posso scegliere questo qua, Deep Switch 1. Ok? Lo porto nella mia finestra. Chiudo. In automatico per default mi dà come nome dell'etichetta S1. Se voglio cambiarla gli clicco sopra e sul label invece di S uso la mia tabella, uso la mia variabile A. Ne prendo un altro, Place Component. Vedete che quando riapriamo i componenti rimane in automatico sull'ultima finestra aperta di selezione del componente. Quindi ne scelgo un altro, lo metto qui, lui me lo chiama S1, chiudo sempre, e questa volta la mia variabile è D, così come la nostra tabella delle variabili. Adesso per costruire la logica OR mi servono i componenti logici, l'AND e l'OR. Così dove si trovano? Place Component, vanno a trovarsi si trovano non su Basic, ma su MISC Digital, dove ci sono moltissimi elementi digitali. Eccolo qua. Ho sbagliato componente perché cliccando troppo velocemente ho già scelto questo componente. Invece mi servono delle porte logiche AND. Porta logiche AND, eccola qua, AND ha due ingressi, ok, la porto qui, chiudo, mi serve una porta logica OR, OR ha due ingressi, ok, e si apre nuovamente perché si aspetta magari che vada ad introdurre un altro componente. Visto che ci siamo, che si è aperto, possiamo vedere anche la logica NOT. Adesso basta. Prendo il componente che c'era prima, lo evidenzio, lo elimino e vado a sistemare i miei componenti. Vedete che mi dice che è l'uscita 2, l'uscita 3, l'uscita 4. Prendo questo qua, faccio un CTRL-C, CTRL-V e lo metto qua sotto. Vado adesso a combinare i miei collegamenti. Basta avvicinarsi all'elemento
e lo collego su questa uscita. Così A mi alimenta sia AND sia AND. Ovviamente se voglio anche vedere la negazione di AND, vado a collegare in questo punto. Quindi sono collegato la variabile A sull'AND sull'OR e sulla negazione A negato. Faccio lo stesso con B. Negazione di B. Adesso, se vogliamo vedere il risultato, mi servono qualcosa che mi visualizzi l'uscita. Posso prenderla sui componenti, Base Component, non sui MISC Digital, ma sugli indicatori. Questa lampada è 5 volt per 1 watt, ok? Prendo un'altra. Ne prendiamo una per ogni uscita. Bene, grazie, adesso basta così. E vado a collegare la mia uscita con la mia lampada. Non ho ancora finito perché mi serve l'alimentazione dei due switch, delle due variabili. Servirà una sorgente che vado a prendere su Place Component, non su indicatori, ma questa volta sorgenti, Sources, su Sources, Power Sources, ed ecco qua mi trovo AC Power, DC Power. Quindi prendo il DC Power, lo porto anche qua sotto, tanto è uguale. Prendo anche il ground, ne ho scelti troppi. Quando si dice che abbiamo abbondanza di componenti, eccolo qua. Siccome abbiamo scelto le lampade 5 volte, il nostro adesso il nostro alimentatore è a 5 volt, per quanto riguarda il valore non a 5, non a 12, ma a 5 volt. Ok? E vado ad alimentare sia il mio primo switch, sia anche il secondo switch. Ovviamente devo collegare a terra, scusate un po' di auto zoom, vado a collegare tutte le uscite con il ground. Bene, questo è l'ultimo che abbiamo collegato. Adesso possiamo simulare e vedere la dimostrazione della logica AND e della logica OR andando a cliccare su Run. Vedete che l'uscita, il NOT di A e il NOT di B sono entrambi accesi, perché ovviamente è la negazione della variabile. Quando premo la variabile, vedete che si spegne, e si spegne anche l'altra. Andiamo adesso a vedere invece la logica OR. La logica OR mi dice che avrò l'uscita, quindi questa, quando è presente B e presente A, sono presenti entrambi. Quando è presente A, c'ho il mio OR, quando è presente B, c'ho l'OR, quando sono presenti
tutti e due c'ho sempre l'OR. Invece la logica AND dipende, l'uscita è attiva solo quando ha entrambi A and B. A and B, eccolo qua che si sono attivati. E questa invece è la negazione. Spengo un attimo, cambio l'etichetta a questo U4, che mi sembra il concorrente degli U2, quindi U2, note A. Questo qui è il famoso note B, fa concorrenza all'ETB. Bene. Bene, così abbiamo concluso questo primo video riguardante i circuiti logici digitali con la dimostrazione del funzionamento del circuito inologico AND e del circuito inologico OR. Nei prossimi video vedremo le funzioni logiche avanzate combinate come la funzione logica NOT OR, NOT AND, la funzione logica OR esclusivo e OR esclusivo negato. Grazie per la visione, alla prossima!